Fratelli e sorelle, buonasera e ben ritrovati a tutti. Fra qualche istante inizieremo la recita del Santo Rosario di oggi, lunedì dell'Angelo, 13 aprile 2020, giorno in cui mediteremo insieme i misteri luminosi. O Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dolce cuore di Gesù, fa che io ti ami sempre più. Dolce cuore di Maria, sii tu la salvezza mia. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, salute degli infermi, prega per noi. Nel primo mistero gaudioso contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria Vergine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dolce cuore di Gesù, fa che io ti ami sempre più. Dolce cuore di Maria, sii tu la salvezza mia. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, salute degli infermi, prega per noi. Nel secondo mistero gaudioso contempliamo la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dolce cuore di Gesù, fa che io ti ami sempre più. Dolce cuore di Maria, sii tu la salvezza mia. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, salute degli infermi,
prega per noi. Nel terzo mistero gaudioso contempliamo la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dolce cuore di Gesù, fa che io ti ami sempre più. Dolce cuore di Maria, sii tu la salvezza mia. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, salute degli infermi, prega per noi. Nel quarto mistero gaudioso contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano
e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dolce cuore di Gesù, fa che io ti ami sempre più. Dolce cuore di Maria, sii tu la salvezza mia. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, salute degli infermi, prega per noi. Nel quinto mistero gaudioso contempliamo lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù fra i dottori del Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia,
il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dolce cuore di Gesù, fa che io ti ami sempre più. Dolce cuore di Maria, sii tu la salvezza mia. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, salute degli infermi, prega per noi. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gemendi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del seno tuo, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici.
Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre degna d'amore, prega per noi. Madre ammirabile, prega per noi. Madre del buon consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Madre di misericordia, prega per noi. Vergine prudentissima, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio della santità divina, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Causa della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora tutta consacrata a Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre di Davide, prega per noi. Torre d'Avorio, prega per noi. Casa d'oro, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei veri cristiani, prega per noi. Regina delle Vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato originale, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Santo Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, ascoltaci, o Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio, ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che venerando questi misteri nel Santo Rosario della Beata Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen. Secondo le intenzioni del Sommo Romano Pontefice e per l'acquisto delle sante indulgenze, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Per tutte le anime dei fedeli defunti, l'eterno riposo dona loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. E dopo aver concluso la recita del Santo Rosario odierno, ora con il canto di ingresso ci prepariamo per la celebrazione dell'Eucarestia. Peccato e al male, siamo morti in Lui, alla vita e alla fede risorgiamo in Lui. Alleluia, è risorto il Signore e la morte non vincerà più. Alleluia, è risorto il Signore. Alleluia, alleluia. Come era morto ed è risorto e ora vive in noi. Alleluia, è risorto il Signore e la morte non vincerà più. Alleluia, è risorto il Signore. Alleluia, alleluia. Siamo testimoni dell'eternità, la promessa che nel Figlio è già realtà. Alleluia, è risorto il Signore e la morte non vincerà più. Alleluia, è risorto il Signore. Alleluia, alleluia. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, ancora una volta nel canto che ci ha introdotto a questa celebrazione eucaristica è risuonato il nostro canto gioioso di Alleluia in questo primo giorno dell'ottava di Pasqua. Significa che a partire da oggi e per 8 giorni prolungheremo quanto abbiamo vissuto in pienezza il giorno di Pasqua, perché questo giorno di Pasqua appunto non è rinchiudibile semplicemente in 24 ore, ma questa gioia si prolunga lungo tutta questa settimana. E allora chiediamo al Signore di renderci testimoni, così come ci diceva con la terza strofa sempre del canto iniziale, testimoni dell'eternità, testimoni del risorto e della risurrezione,
come ascolteremo nel Vangelo di questo lunedì dell'Angelo. E allora il Signore accolga questa nostra richiesta di preghiera, mentre gli chiediamo di rendere partecipi della sua risurrezione i defunti per i quali celebriamo questa Eucaristia, per il nostro fratello Eustachio, per la nostra sorella Domenica e per il nostro fratello Cosimo Damiano. Il Signore li accolga nella pace dei giusti, perdonando loro i peccati, ma al tempo stesso renda a ciascuno di noi degni di partecipare ai divini misteri. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà.
Preghiamo. O Padre, che fai crescere la tua Chiesa donandole sempre nuovi figli, concedi ai tuoi fedeli di esprimere nella vita il sacramento che hanno ricevuto nella fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Nel giorno di Pentecoste, Pietro con gli 11 si alzò in piedi e ad alta voce parlò così: Uomini di Giudea e voi tutti, abitanti di Gerusalemme, vi sia noto questo e fate attenzione alle mie parole. Gesù di Nazaret, uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso fece tra voi per opera sua, come voi sapete bene, consegnato a voi secondo il prestabilito disegno e la prescenza di Dio, voi per mano di pagani l'avete crocifisso e l'avete ucciso. Ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai dolori della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere. Dice infatti Davide a suo riguardo: contemplavo sempre il Signore dinanzi a me. Egli sta alla mia destra, perché io non vacilli. Per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la mia lingua, e anche la mia carne riposerà nella speranza, perché tu non abbandonerai la mia vita negli inferi, né permetterai che il tuo santo subisca la corruzione. Mi hai fatto conoscere le vie della vita, mi colmerai di gioia con la tua presenza. Fratelli, mi sia lecito dirvi francamente riguardo al patriarca Davide che egli morì e fu sepolto, e il suo sepolcro è ancora oggi fra noi. Ma poiché era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul suo trono un suo discendente, previde la risurrezione di Cristo e ne parlò. Questi non fu abbandonato negli inferi, né la sua carne subì la corruzione. Questo Gesù Dio lo ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. Innalzato dunque alla destra di Dio, e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete vedere e udire. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo insieme: proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore: il mio Signore sei tu, solo in te è il mio bene. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice, nelle tue mani è la mia vita. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio, anche di notte il mio animo mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra, non potrò vacillare. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele
veda la fossa. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena la tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco, Gesù venne loro incontro e disse: salute a voi. Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. Mentre esse erano in cammino, ecco alcune guardie giunsero in città e annunciarono ai capi dei sacerdoti tutto quanto era accaduto. Questi allora si riunirono con gli anziani e dopo essersi consultati diedero una buona somma di denaro ai soldati dicendo: dite così, i suoi discepoli sono venuti di notte e l'hanno rubato mentre noi dormivamo. E se mai la cosa dovesse venire all'orecchio del governatore, noi lo persuaderemo e vi libereremo da ogni preoccupazione. Quelli presero il denaro e fecero secondo le istruzioni ricevute. Così questo racconto si è divulgato tra i giudei fino ad oggi. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Fratelli e sorelle, ci ritroviamo, grazie a Dio, anche quest'oggi, lunedì dell'Angelo, lunedì di Pasquetta, ad ascoltare ancora una volta la parola di Dio. Parola di Dio che inizierà e continuerà in questi giorni, ecco, ad aiutarci ad entrare sempre più nel mistero pasquale che abbiamo celebrato prima nella grande veglia del sabato,
poi nel solenne giorno di Pasqua ieri. Ecco, sarà un cammino di riscoperta di cosa significhi nell'oggi della nostra vita e della nostra storia vivere da cristiani, e adesso dobbiamo aggiungerci da cristiani risorti. Sì, perché c'è una differenza. Ci sono i cristiani, puntini, 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 e poi ci sono i cristiani risorti, cioè coloro che hanno sempre ben presente nella loro vita che giorno dopo giorno devono raggiungere una meta, devono raggiungere una vetta sempre più alta nella loro vita e nella loro vita di testimonianza cristiana. I soli cristiani sono quelli tiepidi, che si accontentano di vivere, magari celebrano qualche volta all'anno qualche cosa, ma invece, ecco, di pretendere, uso proprio questo termine, da se stessi, di crescere, di migliorarsi e di santificarsi tutti i giorni, si accontentano di una cristianità mediocre. 5, palla al centro, 0-0 e così si va avanti. Invece no, noi dobbiamo essere quei cristiani risorti, cristiani che vivono la Pasqua non solo un giorno, non solo una settimana, non solo in un determinato tempo dell'anno liturgico, ma per tutta la vita. E questo lo comprendiamo perché poco prima di ascoltare questa parola di Dio odierna, nella preghiera colletta che ci ha preparati all'ascolto della parola, abbiamo innanzitutto ringraziato il Dio perché dona alla sua Chiesa sempre nuovi figli, ma poi gli abbiamo rivolto un'altra preghiera. Permetti a questi tuoi figli, abbiamo chiesto a Dio, di vivere nella vita il sacramento che hanno ricevuto. Ecco, è dalla Pasqua che scaturiscono non solo tutti i giorni santi che noi lungo l'anno celebriamo, ma anche gli stessi sacramenti che noi riceviamo scaturiscono proprio dalla Pasqua. È nella notte di Pasqua che si benedice il fonte battesimale, dal quale ognuno di noi è rinato proprio attraverso il battesimo a vita nuova. E allora questo è il sacramento che noi abbiamo ricevuto. Tutti noi siamo stati battezzati come segno di amore dei nostri genitori. Ecco, apro una parentesi, visto che la parola di Dio mi offre di parlare di questo. E dico che il battesimo, lo ribadisco, ma non perché lo penso io semplicemente, ma perché è quello in cui dobbiamo credere, perché Santa Madre Chiesa ce lo insegna. Ecco, il battesimo corrisponde nella vita spirituale al dono della vita umana che abbiamo ricevuto dai nostri genitori. Nessuno di noi, credo, abbia fatto domanda in carta bollata per nascere. Nessuno di noi ha chiesto ai nostri genitori di nascere in un luogo piuttosto che in un altro, in una famiglia piuttosto che un'altra. Nessuno di noi ha scelto di nascere. Ci è stato dato il dono della vita come atto d'amore. Ebbene, il battesimo è la stessissima cosa. In un atto di amore di Dio che trova l'assenso di un padre e di una madre, di due genitori, ci viene dato il battesimo. Ecco perché forse anche noi cristiani dobbiamo iniziare a non pensarla come i cristiani, quelli puntini, 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 i quali dicono, facendo riecheggiare anche le parole della concorrenza, per chi non lo sapesse, la concorrenza sono i testimoni di Geova, ecco che dicono: Cristo si è battezzato da grande, voi battezzate i bambini quando sono piccoli, quando non capiscono nulla. Ebbene, innanzitutto bisogna dire che il battesimo di Giovanni
non è il battesimo che ricevono i nostri figli. E poi, quando i nostri figli sono nati in quell'atto di amore, due genitori cristiani non possono dire: beh, aspetto che mio figlio cresca, poi sceglierà lui se prendersi il battesimo, perché significherebbe dire: noi questo figlio l'abbiamo messo al mondo, mo aspettiamo che cresca, perché sceglierà lui cosa mangiare, sceglierà lui come vestirsi, sceglierà lui se farsi i vaccini o meno. Nel frattempo il bambino muore. E allora non possiamo essere cristiani che magari ci siamo sposati in chiesa, dove nella terza domanda ci è stato chiesto: siete disposti ad accogliere con amore i figli che Dio vorrà donarvi e a educarli secondo la legge di Cristo e della sua Chiesa? Come genitori cristiani abbiamo risposto sì, però poi come genitori cristiani nascono i nostri figli e non li educhiamo secondo quella fede nella quale abbiamo chiesto al Signore di benedire le nostre nozze. E allora ribadiamo che il battesimo non è il sacramento della scelta. Il battesimo è il sacramento dell'amore, come la vita è dono di amore di due genitori. I nostri figli sceglieranno se continuare a essere cristiani risorti, scegliendo di confermare attraverso la confermazione, cioè attraverso quella che noi comunemente chiamiamo la cresima, la loro fede o meno. E allora riscopriamo il sacramento che abbiamo ricevuto per viverlo nella vita, perché se ci riscopriamo anche noi in questi giorni, in questo tempo, cristiani risorti più che mai, allora non avremo paura, come Pietro, di parlare apertamente, di dire la verità della fede in cui crediamo senza vergognarcene. Anche noi saremo come quelle donne che si sono subito, con timore e gioia grande, abbiamo ascoltato nel Vangelo, messe in cammino, in fretta, per annunciare ai suoi discepoli il Signore risorto. Chi fa diversamente è come i giudei, è come gli anziani, peggio ancora come i soldati che abbiamo incontrato nel Vangelo di oggi, che si lasciano corrompere. C'è una corruzione economica, c'è una corruzione morale, ma non ci dimentichiamo che anche come cristiani corriamo il rischio di vivere da corrotti anche spiritualmente. Quando Cristo lo vendiamo, lo svendiamo. Quando non rimaniamo fedeli come genitori cristiani nell'educazione dei nostri figli e come battezzati nel momento in cui ce ne dimentichiamo. E allora oggi la parola di Dio è tornata a parlarci francamente, è tornata a parlarci apertamente, invitandoci in questo tempo di Pasqua a passare dall'essere cristiani, puntini, 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 ad essere cristiani risorti, che riscoprono la bellezza del dono di amore ricevuto gratuitamente nel battesimo e che gratuitamente, liberamente possiamo anche rifiutare, ma se lo accettiamo, allora portiamo l'annuncio gioioso che questo giorno del lunedì di Pasqua ci ricorda. Non abbiamo fatto nessuna gita fuori porta, al massimo siamo usciti fuori dalla porta del balcone oggi, forse siamo usciti fuori dalla porta di casa per chi ha il giardino o è dovuto uscire per fare qualche urgente servizio, ma cristianamente oggi ci viene offerta la possibilità di fare spiritualmente una gita fuori porta, uscire dal cristianesimo anonimo che forse contraddistingue tanti di noi e di entrare nel cristianesimo del risorto, dove anche noi in fretta raccontiamo quello che Dio ha operato con noi. E allora, lungo questa settimana dell'ottava di Pasqua, come dicevo all'inizio dell'Eucaristia, ecco, riapriamole le nostre chiese domestiche spiritualmente parlando. Leggevo sempre negli aggiornamenti WhatsApp stamattina, ecco, ne ho visto uno bellino, molto semplice ma indicativo e significativo, dove vi era
il globo, il mondo, da una parte Satana, dall'altra parte Cristo. E Satana che diceva: hai visto? Quest'anno per Pasqua sono riuscito a chiuderti le chiese e quelle che sono rimaste aperte erano vuote, senza cristiani. E Cristo gli ha detto: no, non hai chiuso le chiese, non le hai svuotate, ma mi hai permesso di averne una in ogni casa. Ed è vero, perché questa Pasqua sarà ricordata come la Pasqua in cui c'era una chiesa in ogni casa, c'era una chiesa in ogni famiglia. E allora da questa chiesa domestica, da queste migliaia di centinaia di chiese domestiche ripartiamo per non essere più cristiani anonimi, cristiani dell'ombra, ma cristiani del risorto, che vivono il battesimo, sacramento che hanno ricevuto attuandolo nella loro vita. Sia lodato Gesù Cristo. Ed ora proseguiamo la nostra celebrazione eucaristica con il canto di offertorio. Alleluia, per il figlio del re.
Preghiamo, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle mie mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Accogli con bontà, Signore, i doni del tuo popolo. Tu che lo hai chiamato alla fede e rigenerato nel battesimo, guidalo alla felicità eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo. È Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno glorioso della risurrezione del Cristo Signore nel suo vero corpo. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonio Giuseppe e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, in particolare di Eustachio, Domenica e Cosimo Damiano, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Michele Arcangelo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà.
tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi e con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, ed io sarò salvato. Mi comunicherò al corpo e al sangue di Cristo. Dopo ci disporremo per fare la comunione spirituale, alla quale ci prepariamo meditando sul canto di comunione. Quante notti noi pregammo senza chiederci se in quel buio fosse già la nostra verità. Paura non avrai, la fede sa proteggerci, la speranza può cambiare la nostra realtà. Vedrai miracoli se crederai, la fede non si può fermare. Quanti miracoli sono tra noi e condividerli tu potrai se crederai. Questo è il tempo in cui sperare
Ed ora, fratelli e sorelle, insieme preghiamo per fare la comunione spirituale. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Preghiamo. Diffondi nei nostri cuori, Signore, la grazia dei sacramenti pasquali e poiché ci hai guidati nella via della salvezza, fa che rispondiamo pienamente al tuo dono. Per Cristo nostro Signore. Amen. E riprendiamo a recitare, anche se non lo abbiamo fatto nei giorni del Triduo Pasquale, la preghiera nel tempo della prova, sempre prima di ricevere la benedizione. Signore Padre Santo, tu che nulla disprezzi di quanto hai creato e desideri che ogni uomo abbia la pienezza della vita, guarda alla nostra fragilità che ci inclina a cedere. Fa che il nostro cuore regga in quest'ora di prova. Perdona la nostra incapacità a far memoria di quanto hai operato per noi. Allontana da noi ogni male. Se tu sei con noi, chi potrà essere contro di noi? In ogni contrarietà noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Facci comprendere che la bellezza che salva il mondo è l'amore che condivide il dolore. Benedici gli sforzi di quanti si adoperano per la nostra incolumità. Illumina i ricercatori, dà forza a quanti si prendono cura dei malati. Concedi a tutti la gioia e la responsabilità di sentirsi gli uni custodi degli altri. Dona la tua pace a chi hai chiamato a te. Allevia la pena di chi piange per la morte dei propri cari. Fa che anche noi, come il tuo Figlio Gesù, possiamo passare in mezzo ai fratelli, sanando le ferite e promuovendo il bene. Intercedano per noi Maria, nostra Madre, e tutti i santi, i quali non hanno mai smarrito la certezza che tutto concorre al bene per coloro che amano Dio. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Alleluia, alleluia. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia. E prima di darci l'arrivederci al Santo Rosario e alla celebrazione di domani, ecco, ancora una volta saluto ciascuno di voi, le vostre famiglie, saluto i nostri fratelli
e le nostre sorelle ammalati, così come i nostri giovani e i nostri ragazzi. E ricordando a tutti che ancor di più adesso fortificati e motivati dalla gioia pasquale che insieme con Dio, con Maria, con San Giuseppe tutto anda bene, torno a salutarvi, così come è abitudine fare nella nostra città di Matera, dicendo a ciascuno di noi, a moglia, alla dica van. Buona serata a tutti.